Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Fiorella, ho 16 anni. Vengo da una famiglia semplice. Mio padre possiede un piccolo negozio. Mia madre si occupa della nostra casa. Ho anche un fratello più piccolo che va a scuola. Come molte ragazze della mia età, avevo un sogno. Volevo studiare molto. Volevo superare gli esami con buoni voti. E un giorno volevo diventare medico. I miei genitori credevano in me. Dicevano sempre: Fiorella, tu sei la nostra speranza. Le loro parole mi davano forza. Ma i sogni non sono sempre facili da realizzare. A volte la strada verso un sogno diventa buia. I miei problemi iniziarono quando i miei genitori mi mandarono a fare lezioni private. Nella nostra città molti genitori credono che le lezioni private siano molto importanti. Pensano che gli studenti abbiano bisogno di lezioni extra dopo la scuola per andare bene agli esami. Anche i miei genitori la pensavano così. Per questo mi mandarono da un insegnante chiamato Signor Romano. Era famoso nella nostra zona. Molte famiglie si fidavano di lui. La gente diceva che aveva molta esperienza. Dicevano che era severo ma bravo. Dicevano che i genitori potevano mandare i loro figli da lui senza preoccuparsi. Così, il primo giorno, andai al suo centro di lezioni con i libri tra le braccia. Ero nervosa, ma ero anche piena di speranza. La stanza era piccola, c'erano cartelloni alle pareti e libri sugli scaffali. Circa 12 studenti erano seduti in fila. Il signor Romano aveva poco più di 40 anni. Portava gli occhiali e parlava con sicurezza. Quando mi vide, sorrise. «Tu devi essere Fiorella», disse. «Ho sentito dire che sei una studentessa molto brava. Siediti davanti». Le sue parole mi fecero sentire orgogliosa. Pensavo che mi avrebbe aiutata a studiare meglio. All'inizio tutto sembrava normale. Insegnava matematica, inglese e scienze. Spiegava bene le lezioni. Quando rispondevo alle domande mi faceva i complimenti. «Molto bene, Fiorella, sei intelligente. Renderai orgogliosi i tuoi genitori». Ero felice quando diceva queste cose, ma lentamente iniziai a notare alcune cose che mi facevano sentire a disagio. Quando gli altri studenti rispondevano, lui faceva solo un cenno con la testa, ma quando rispondevo io mi guardava troppo a lungo. Quando gli davo il mio quaderno, le sue dita toccavano le mie in un modo che non sembrava casuale. A volte mi chiedeva di restare dopo la lezione. Diceva che voleva spiegarmi alcune cose in privato. All'inizio pensavo che forse stessi pensando troppo. Era il mio insegnante, la gente lo rispettava. Forse mi sbagliavo, ma le sue conversazioni private non riguardavano sempre lo studio. Cominciò a farmi domande personali.
Hai un fidanzato? I ragazzi a scuola ti dicono che sei bella? Mi sentivo strana e impaurita. Abbassavo lo sguardo e dicevo: Signore, per favore, mi spieghi la lezione. Ma lui sorrideva soltanto. Diceva cose che un insegnante non dovrebbe mai dire a una studentessa. Le sue parole mi facevano sentire sporca, anche se io non avevo fatto nulla di male. Dopo quel momento iniziai ad avere paura dell'ora delle lezioni private. Ogni giorno, prima della lezione, sentivo lo stomaco chiudersi. Volevo smettere di andarci, ma i miei genitori avevano pagato, si fidavano di lui, credevano che mi stesse aiutando. Come potevo spiegare loro la verità? Una sera, dopo che gli altri studenti se ne furono andati, il signor Romano mi disse di restare. Non volevo farlo, ma avevo paura di disobbedirgli. Si sedette troppo vicino a me. Poi disse: Fiorella, tu sei speciale. Se ti fidi di me, posso aiutare il tuo futuro. La sua voce era dolce, ma mi spaventava. Non risposi. Continuai a guardare il pavimento. Il mio cuore batteva forte. Quella notte non riuscii a dormire. Le sue parole continuavano a tornarmi in mente. Avevo solo 16 anni. Non capivo molte cose del mondo, ma una cosa la capivo chiaramente. Quello che stava facendo era sbagliato. Il giorno dopo tornai alle lezioni private, ma non ero più la stessa. Rimasi seduta in silenzio. Evitavo il suo sguardo, rispondevo solo quando dovevo. Pensavo che forse, se fossi rimasta in silenzio, lui avrebbe smesso, ma non smise, diventò più audace, stava troppo vicino a me. Sorrideva in un modo che mi faceva sentire insicura. A volte mi toccava la mano mentre prendeva il mio quaderno. Dentro di me mi sentivo male, la paura mi seguiva ovunque. A scuola i miei voti iniziarono a peggiorare. I miei insegnanti mi chiedevano perché non andassi più bene. I miei amici dicevano che sembravo distratta. A casa diventai molto silenziosa. Mia madre se ne accorse. Un giorno mi chiese: Fiorella, va tutto bene alle lezioni private? Volevo dirle tutto. La verità era lì, nella mia gola. Ma la paura mi chiuse la bocca. Dissi soltanto: Sì, mamma, va tutto bene. Ma niente andava bene. Una sera il signor Romano disse di nuovo a tutti di andare via, tranne me. Il mio corpo si bloccò. Disse: Siediti, devo parlarti del tuo futuro. La sua voce sembrava seria. Quando la stanza rimase vuota, si avvicinò. Disse che avevo bisogno di lui. Disse che poteva aiutarmi con gli esami e con nuove opportunità. Poi disse parole che fecero diventare freddo tutto il mio corpo. Mi alzai velocemente. No, signore, sussurrai. Sono venuta qui solo per studiare. Lui sorrise come se la mia paura non avesse importanza.
In quel momento capii una cosa. Se fossi rimasta in silenzio, lui avrebbe continuato. Forse sarebbe diventato ancora peggio. Quella notte piansi più forte che mai. Pregai di trovare il coraggio. Poi ricordai una cosa che mio padre mi diceva sempre. Se succede qualcosa di sbagliato, non nasconderlo mai. Il silenzio rende più forti le persone cattive. La sera seguente, dopo cena, raccolsi tutto il mio coraggio. Le mie mani tremavano, la mia voce era debole, ma parlai. Papà, mamma, devo dirvi una cosa sulle lezioni private. Mi guardarono preoccupati. Mia madre chiese dolcemente: «Che cosa è successo, Fiorella?» Le lacrime iniziarono a scendere sul mio viso e finalmente raccontai loro tutto. Raccontai tutto ai miei genitori. Raccontai loro delle conversazioni private. Raccontai loro dei contatti che mi facevano sentire a disagio. Raccontai loro di come mi chiedeva di restare dopo la lezione. Raccontai loro di come chiudeva la porta. Raccontai loro le parole che mi diceva. All'inizio i miei genitori non dissero niente, mi fissarono soltanto. Il viso di mio padre diventò rosso dalla rabbia. Gli occhi di mia madre si riempirono di lacrime. Poi mio padre colpì il tavolo con la mano. «Come osa?» disse. «Si definisce un insegnante, ma non è un insegnante. È un uomo pericoloso». Mia madre venne da me e mi abbracciò forte. «Perché ce l'hai nascosto, Fiorella?» sussurrò. «Siamo i tuoi genitori. Ti crederemo, ti proteggeremo». Quando sentii quelle parole, piansi ancora più forte. Per settimane avevo portato la paura dentro il mio cuore. Ora, finalmente, non ero più sola. Mia madre mi tenne stretta e non mi lasciò andare. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sentii al sicuro. Poi mio padre si alzò. «Questa storia non finirà qui», disse. «Domani andremo dalla polizia». Quella notte mi sentii più leggera. I miei genitori mi credevano, ma avevo ancora paura. E se la gente avesse dato la colpa a me? E se avessero detto che stavo mentendo? E se avessero detto che era colpa mia? Quei pensieri rimasero nella mia mente finché alla fine mi addormentai. La mattina seguente i miei genitori mi portarono alla stazione di polizia. Non c'ero mai stata prima. Le mie mani tremavano. Un agente gentile mi parlò con calma. «Non avere paura», disse. «Raccontaci la verità. Siamo qui per aiutarti». Feci un respiro profondo. Poi raccontai di nuovo tutta la storia. Raccontai quando il suo comportamento aveva iniziato a cambiare. Raccontai quello che mi aveva detto. Raccontai quanto mi fossi sentita spaventata. La gente scrisse tutto con attenzione. Quando finii, mi guardò e disse: «Sei molto coraggiosa».
Molti ragazzi rimangono in silenzio perché hanno paura, ma tu hai parlato. Mio padre disse con rabbia: deve essere punito. Nessun insegnante dovrebbe mai usare la propria posizione per fare del male a una studentessa. Qualche giorno dopo, la polizia iniziò a fare domande. Parlarono con altri studenti. All'inizio, molte persone rimasero scioccate. Alcuni dissero: il signor Romano? Non può essere vero, è una persona rispettata. Ma lentamente la verità cominciò a venire fuori. Anche altre ragazze dissero con voce bassa che lui le aveva fatte sentire a disagio. Avevano avuto paura di parlare. Poi la polizia lo arrestò. Ricordo ancora quel giorno. Andarono al suo centro di lezioni private e lo portarono via. Alcuni studenti sembravano scioccati, alcuni sembravano spaventati. Altri non dissero nulla. Io non mi sentivo felice, non mi sentivo triste. Sentivo soltanto che la giustizia aveva cominciato a fare il suo corso, ma dopo iniziò un'altra battaglia. La notizia si diffuse nel nostro quartiere. Alcune persone mi sostennero. Una signora disse a mia madre: tua figlia è coraggiosa, che Dio la protegga. Ma altre persone sussurravano: perché è rimasta dopo la lezione? Forse ha capito male. Forse non è vero. Le loro parole mi fecero molto male. Volevo gridare: perché date la colpa a me? Sono io quella che ha sofferto. Ma i miei genitori rimasero forti. Mio padre disse: Fiorella, la verità non è sempre facile. La gente può parlare, ma non lasciare che le loro parole ti distruggano. Anche la preside della mia scuola mi chiamò nel suo ufficio, mi parlò con gentilezza. Fiorella, ho saputo quello che è successo. Voglio che tu sappia che noi ti sosteniamo. Se hai bisogno di aiuto, puoi venire da me in qualsiasi momento. Le sue parole mi diedero speranza. Non tutti erano crudeli. Alcune persone stavano ancora dalla parte della verità. Più tardi il caso arrivò in tribunale. Non fu facile. Dovetti raccontare di nuovo la mia storia davanti a persone che non conoscevo. Gli avvocati mi fecero delle domande. La mia voce tremava. Il mio cuore batteva forte, ma continuai a dire la verità ancora e ancora. Mio padre era seduto vicino a me. Mia madre pregava in silenzio. La loro forza diventò la mia forza. La polizia trovò anche le testimonianze di altri studenti. Quelle testimonianze dimostravano che il signor Romano aveva già superato i limiti in passato. Per molto tempo si era nascosto dietro la sua buona reputazione. Mesi dopo, il giudice pronunciò la sentenza. Il signor Romano fu dichiarato colpevole. Fu punito per molestie e abuso di fiducia. Il giudice disse: il dovere di un insegnante è guidare gli studenti, non fare loro del male.
Questo è un tradimento dell'educazione e dell'umanità. Quando sentii quelle parole, mi vennero le lacrime agli occhi. Giustizia era stata fatta, ma guarire richiese ancora tempo. Di notte, a volte avevo degli incubi, a volte mi svegliavo piangendo, a volte ricordavo le sue parole e il suo sguardo, ma lentamente, grazie all'amore della mia famiglia, iniziai a guarire. Ricominciavo a studiare. All'inizio era difficile. I libri mi ricordavano le lezioni private, ma mio padre mi incoraggiava. Non lasciare che ti rubi anche il tuo sogno, mi disse. Ha cercato di ferirti, ma tu ti rialzerai più forte. Così studiai ancora di più. L'istruzione diventò la mia forza, non solo per gli esami, non solo per i voti, ma per dimostrare a me stessa che ero molto più di quello che mi era successo. Ora, quando guardo il cielo di notte, non mi sento più distrutta, mi sento più forte. Quell'insegnante aveva cercato di portarmi via la mia dignità, ma ha fallito. Perché la dignità non appartiene alla persona che fa del male agli altri. La dignità appartiene a chi sopravvive. Questo è il mio messaggio per ogni bambino, ogni genitore e ogni insegnante. Ascoltate i bambini quando parlano. Credete loro quando dicono che non si sentono al sicuro. Non ignorate mai un comportamento sbagliato. Un insegnante dovrebbe proteggere gli studenti, non spaventarli. E se succede qualcosa di sbagliato, non restate in silenzio. Il silenzio protegge la persona che sbaglia. La verità protegge la vittima. Avevo 16 anni quando affrontai quell'oscurità. Ma oggi cammino nella luce. La mia storia è stata dolorosa, ma forse la mia storia può aiutare qualcun altro a parlare. Non lasciare che la paura ti chiuda la bocca. La tua voce conta, la tua verità conta e il coraggio può cambiare tutto. Grazie per aver guardato tutta la storia. Se sei rimasto fino alla fine, ti ringrazio davvero. La parola italiana di oggi è il coraggio. Significa courage. Scrivi nei commenti una frase semplice usando il coraggio. Per esempio, il coraggio può cambiare una vita, oppure Fiorella ha mostrato coraggio. Dimmi anche, pensi che dire la verità possa aiutare gli altri a diventare più coraggiosi? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a fare pratica con l'ascolto in italiano, iscriviti a Italiano Thales per altre storie semplici in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare. Continua a dire la verità e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.